Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi non vi porto né un unboxing né una recensione, bensì dei miei pareri e un'analisi su questo gioco che vedete accanto a me, ossia The Witcher The Old World. Dunque, prima di tutto una rapida panoramica delle meccaniche di gioco. Infatti in questo gioco avremo in pratica tre fasi principali. La prima parte è quella dedicata allo spostamento su mappa, quindi nelle varie location potremmo compiere differenti azioni, dal raccogliere delle monete, allenare i nostri attributi, giocare dadi e così via. Poi ancora avremo la seconda parte dove potremmo esplorare le zone o perché no combattere anche dei mostri. E infine l'ultima parte è quella dedicata appunto al mercato, ossia l'aspetto di deck building del gioco. Infatti vi ricordo che in questo gioco avremo un pool di carte a disposizione per ampliare il nostro mazzo. Le carte appunto che avremo in mano hanno un sistema abbastanza smart, oserei dire. Infatti quest'ultime sono state create per svolgere molteplici compiti, ossia appunto lo spostamento o ancora i punti ferita, nonché le carte per sviluppare le combo durante i nostri combattimenti. Quindi diciamo fiore all'occhiello sicuramente delle meccaniche di questo gioco. Ma prima di tutto comunque possiamo anche apprezzare, ovviamente questo è un gioco che fa dell'aspetto dell'impatto visivo una delle sue armi più grandi, almeno a mio modesto parere. Infatti cattura totalmente l'attenzione di chi lo sta giocando. È un gioco che a livello di materiali art sulle carte è davvero uno dei primi, probabilmente difficilmente vedrete qualcosa di così ben strutturato, armonioso e allo stesso tempo anche affascinante sul tavolo da gioco. Però cos'è che in realtà diciamo ha stroncato in parte questo entusiasmo per questo prodotto? Se è vero, come detto, che il motore di combattimento di questo gioco è abbastanza interessante perché appunto è un sistema che prevede una concatenazione di combo sviluppate dai simboli che troverete sulle carte, quindi sicuramente ci sarà una soddisfazione nel costruire il vostro mazzo e poter appunto affrontare via via i mostri, quindi comunque anche grazie poi allo sviluppo sulla plancia del giocatore dove avremo le nostre abilità da far crescere, sicuramente avremo quella sensazione che il nostro Witcher effettivamente sta progredendo di turno in turno. Ecco, ma il problema di base è proprio questo, ossia lo sviluppo del gioco tra un turno e l'altro. Infatti vi ricordo che lo scopo di questo gioco è quello di conquistare più trofei possibili o comunque i 4 trofei che vi permetterebbero appunto di vincere la partita a discapito degli altri. Questo è un gioco chiaramente che nasce di base come un competitivo ed è questo che però diciamo crea il più grande problema di questo gameplay, ossia i tempi morti. Perché dico questo? Perché chi avrà giocato sicuramente, e soprattutto in più di 2 giocatori, avrà notato che tra un turno e l'altro può passare anche una decina di minuti, se non di più. È presto detto il motivo. Infatti il gioco presenta per turno 3 diverse fasi, quindi avremo un turno che verosimilmente sarà lo spostarci sulla mappa di gioco, dopodiché potremmo scegliere se appunto esplorare delle location, quindi
fare delle missioni o ancora combattere i nostri nemici, ed è proprio questo aspetto che porta anche via del tempo, perché il nemico dovrà essere creato con l'apposito mazzo e poi lo sviluppo del combattimento appunto avverrà con le nostre combo che si susseguiranno con le carte che il nemico pescherà. Quindi comunque vedete è un processo che richiede del tempo. Dunque, e non solo, dopo aver finito il combattimento, eventualmente ci sarà anche la possibilità di poter acquistare delle carte e sistemare il proprio mazzo prima di cedere il turno al prossimo giocatore. Quindi questa scelta di creare dei turni, passatemi il termine, quasi ermetici, che il giocatore affronta durante il gioco, è sì un qualcosa che non spezza il ritmo delle nostre azioni, però questo a discapito chiaramente di chi deve aspettare di giocare. Ecco, questa è una scelta, a mio modesto parere, che oggi ritengo un po' anacronistica. Infatti, comunque sviluppare un gioco con dei turni così strutturati, con diverse fasi che richiedono del tempo, è qualcosa che sicuramente deve essere messa in considerazione durante il playtesting. E magari l'avranno anche notato, però avranno soprasseduto su questo aspetto e magari fatto leva sugli altri appunto che ho già menzionato. Dal canto mio posso dirvi che questo problema in parte ha stroncato quell'effetto wow che aveva avuto durante i primi minuti del gioco, perché una volta che ci si rende conto di quanto si potrebbe aspettare appunto tra un turno e l'altro, sicuramente si perde anche un po' il focus dell'azione. Quindi mi sono chiesto come si poteva eventualmente poter ovviare a una problematica del genere. Forse bastava comunque creare una situazione nella quale durante il combattimento di un Witcher si potevano richiamare gli altri Witcher alla caccia e quindi sviluppare un sistema di combattimento che coinvolgesse tutti quanti al tavolo, ovviamente qualora lo volessero, e magari, perché no, creare un sistema di punteggio che prevedeva di premiare il Witcher che aveva performato meglio in base magari ai danni che aveva inflitto al mostro e così via. Dal canto suo magari il mostro poteva duplicare, triplicare o quadruplicare i suoi punti vita in base al numero di giocatori. Ecco, magari detta così sembra un po' facile, però avrebbero avuto il tempo magari di studiarlo un po' meglio questo sistema. Personalmente, se avessero fatto una cosa del genere, per me questo gioco qui sarebbe stato un piccolo capolavoro, cosa che purtroppo non è, appunto per questo handicap che si porta con l'esperienza di gioco. Questo è un prodotto che sicuramente ritengo abbastanza valido, per intenderci, per me da una scala da 0 a 10 questo è un 7,5, 8 meno, quindi sicuramente un prodotto che ho piacere ad intavolare, però vi dico sin da subito che al massimo giocherei con 3 giocatori, ma proprio andiamo verso il limite che potrei accettare, poiché per mia esperienza un gameplay con 3 giocatori porta via quasi 3 ore di gioco, tranne che si veramente va spediti, va veloci, ma magari si perde anche un po' il piacere di leggere le carte missione con un po' più di enfasi, o appunto quell'esplorazione, e anche i combattimenti comunque devono essere ragionati, non si può andare fin troppo veloce, si rischierebbe anche magari di commettere degli errori. Quindi è un gioco che vuole il suo tempo di ragionamento, vuole che i giocatori lo respirino appunto come esperienza. Quindi tutto questo chiaramente va a incidere sul problema della durata della partita. Quindi, che dire, questo è un gioco che sicuramente per gli appassionati comunque di The Witcher merita anche un punto in più, se non altro per davvero la componentistica spettacolare. La versione deluxe ha anche delle splendide miniature che vedete qui, o anche per quelle piccole chicche comunque nel gameplay che permettono di sfidare i Witcher anche in una baruffa da locanda, diciamo, o ancora le partite a poker.
Una piccola menzione per le espansioni: abbiamo appunto l'espansione di Skellige che aggiunge una parte al tabellone di gioco rendendolo ancora più splendido e interattivo con le miniature delle barche, anche se per quanto mi riguarda non aggiunge tantissimo all'esperienza, perché in realtà, anche se può sembrare interessante il poter navigare verso le isole, però è altresì vero che durante le nostre partite tante volte preferivamo concentrarci su altre location, altri aspetti, che magari andare appunto su queste isole per recuperare dei trofei. Diciamo che probabilmente è giusto più una componente estetica che è un vero e proprio must per chi vuole un gioco ancora più profondo. Altra menzione chiaramente va per l'espansione dedicata ai mostri, che in precedenza era un'esclusiva Kickstarter, ma ora finalmente l'hanno potuta pubblicare anche in retail, e quindi questa qui va ad aggiungere ulteriormente profondità ai mostri, dandogli un imprinting ancora più sfaccettato, quindi i combattimenti saranno anche più interessanti. E riguardo ai combattimenti vi ricordo che ultimamente è uscita anche un'espansione digitale, ossia un'applicazione che permette di rivisitare totalmente il combattimento con i mostri, che potrebbe comunque anche un po' snellire questo procedimento. Quindi però, in definitiva, che dire, sicuramente a chi piace il gioco d'avventura, quindi andare ad esplorare il mondo, interagire appunto con le azioni nelle location che permettono di sviluppare il nostro personaggio, o ancora il deck building, quindi la gestione della mano, fare scelte ponderate. Diciamo che sicuramente c'è tantissima carne al fuoco. Questo è un gioco che sotto questo punto di vista non deluderà gli appassionati, però come detto il prezzo da pagare purtroppo è questo difetto dei tempi morti. Quindi in definitiva, per il sottoscritto questo rimane un buonissimo gioco. Purtroppo non è quel gioco che intavolerei sempre, soprattutto quando si è in più di 3 giocatori, però sicuramente comunque è uno dei giochi di avventura più validi sul mercato. Quindi, come detto in precedenza, il mio voto, per quello che può darvi come idea, è un 7,5. Aggiungerei mezzo punto in più per chi ama questa IP ed è fan dello Strigo. Peraltro questo è un gioco ambientato comunque prima degli eventi narrati nei libri di Geralt di Rivia. Quindi, in conclusione, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se il gioco vi ha soddisfatto appieno o appunto vi ha deluso sotto questo punto di vista, e questo non vi ha permesso di godervi l'esperienza al massimo, potendolo intavolare anche in modo molto limitato rispetto a quanto avreste voluto. Sarò curioso di leggere i vostri commenti e di rispondervi. Dunque, siamo arrivati alla fine di questo video dedicato a The Witcher The Old World, questa mia analisi del gioco, e come sempre io vi auguro buon gioco e ci vediamo al prossimo video.